Ben ritrovati! Siamo arrivati al terzo capitolo del nostro percorso formativo. Di cosa parliamo questa volta? Delle azioni. Su però, un po' di grinta, Allegher! Sono le singole parti in cui è suddiviso il capitale di una società. Chi possiede un'azione è proprietario di una porzione della società stessa e diventa azionista, con tutti i diritti e gli oneri che questo comporta. Quando un'impresa ha bisogno di crescere, ma non ha le risorse per farlo, deve tentare altre strade, ad esempio ricorrere a un prestito bancario o chiedere l'intervento del mercato finanziario, dove incontrerà chi ha eccedenza di risparmio ed è propenso ad investire. Potrà emettere obbligazioni, come abbiamo già visto, oppure collocare azioni. In questo modo l'azienda emittente raccoglie la liquidità necessaria per realizzare i propri progetti. Chi compra le azioni, invece, si assicura il diritto di ricevere una parte dei profitti che l'azienda conseguirà, i dividendi. Inoltre, chi detiene questi titoli spera di guadagnare dalla vendita delle azioni ad un prezzo più elevato di quello pagato per aggiudicarsele. Anzitutto, distinguiamo tra azioni quotate e non quotate. Nel primo caso è possibile acquistarle o venderle sui mercati regolamentati, e cioè in una borsa valori, in Italia, in Europa, nel mondo intero. Nel secondo caso, queste sono emesse da aziende più piccole, ma non necessariamente, e sono riservate ad un pubblico ristretto di investitori. Le azioni ordinarie danno a chi le possiede diritti patrimoniali ed amministrativi. I primi riguardano soprattutto l'attribuzione degli utili. I secondi permettono di partecipare alle assemblee e votare le decisioni sulla gestione societaria. Le azioni privilegiate danno all'azionista la precedenza nella ripartizione dei proventi, ma prevedono limitazioni nella facoltà di voto. Anche le azioni di risparmio concedono vantaggi nella distribuzione del dividendo e sono destinate ai piccoli risparmiatori, più interessati ad un rendimento superiore piuttosto che ad esercitare il diritto di voto. Infine le azioni quotate. Possono essere ammesse alla quotazione in borsa le azioni di emittenti che, come vedremo tra poco, rispettano una serie di requisiti formali e sostanziali. Molte imprese valutano l'ipotesi di entrare in borsa per espandersi, conquistare nuove fette di mercato e per innovarsi, oppure per attrarre partner istituzionali come maggiori fondi di investimento che possono accelerarne l'espansione. L'approdo in borsa è una fase cruciale per il futuro dell'azienda e non si può improvvisare. Servono orientamento alla crescita e all'innovazione, visione strategica, buon posizionamento nel proprio settore, piani industriali seri e stabilità finanziaria. E naturalmente sono richiesti alcuni criteri formali come bilanci in ordine, capacità di generare ricavi, dimensioni e capitalizzazione sufficientemente grandi. Insomma, sono indispensabili solide basi di partenza. A muovere i mercati è la legge della domanda e dell'offerta. Se il nostro business piace e c'è una folla disposta a comprare, il prezzo delle nostre azioni salirà, altrimenti si abbasserà. Tutto qui? Non esattamente. Ci sono numerose variabili di cui tener conto, ma in particolare la congiuntura economica e l'elemento umano. A proposito, chi l'ha detto che i mercati sono razionali? Al contrario, spesso sono in preda alle emozioni e passano dal panico all'euforia e viceversa in pochi minuti. Gli indici di borsa sono medie ponderate dei prezzi dei titoli negoziati in un determinato mercato. Lo scopo di un indice è fornire una misura sintetica del suo andamento. L'indice principale italiano si chiama FTSE MIB, calcola la performance dei 40 maggiori titoli azionari italiani. Oggi sono 369 le società quotate, che valgono in totale
600 miliardi di euro, il che equivale al 35% della ricchezza nazionale. Ci sono innumerevoli indici, tra i più importanti quelli americani, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq. Ci sono poi il FTSE 100 di Londra, il DAX di Francoforte, il Nikkei di Tokyo, eccetera. Ce ne sono globali, locali, settoriali, planetari, spaziali, sacerdotali, vettoriali, imprenditoriali, associazioni. C'è solo l'imbarazzo della scelta. Le azioni, diversamente dai prestiti obbligazionari, non garantiscono la restituzione del capitale, né riconoscono un interesse fisso. La possibilità di guadagno dipende soltanto dall'abilità dell'azienda nella quale si investe di usare con saggezza i soldi che riceve dai suoi azionisti. L'aspettativa è che, un po' come nella parabola evangelica dei talenti, questa si sviluppi, ottenga utili e li distribuisca ai soci, che non attendono altro. È questa la funzione dei mercati finanziari: accumulare l'eccesso di risparmio delle famiglie e indirizzarlo a favore di iniziative imprenditoriali di rilievo, alle quali, appunto, serve una mano. Facciamo un esempio. Il territorio italiano pullula di piccole e medie imprese, molte delle quali sono localizzate in Lombardia, le famose fabbrichette. Se la nostra Fabbrichetta SRL, ditta di belle prospettive che produce brugole e rondelle, vuole uscire dai confini della Brianza, deve procurarsi parecchi soci finanziatori con i portafogli gonfi e trasformarsi in SPA, società per azioni. Se poi vuole esagerare ed avere successo in Italia e all'estero, deve rivolgersi alla borsa e trovare un ampio pubblico intenzionato a sostenere il progetto. Te capite, Stina? L'investimento in azioni implica la condivisione, nel bene e nel male, delle sorti della società sulla quale si punta. Se le cose non vanno nella direzione auspicata, il timore è che l'impresa fallisca. In quella circostanza, il valore del titolo viene azzerato e si perdono tutti i soldi impiegati. Il rischio può essere scomposto in due elementi: il rischio specifico, che dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere rimosso tramite la diversificazione del portafoglio, ripartendolo in tanti titoli quotati. Il rischio sistematico dipende invece dalle fluttuazioni del mercato e può essere ridotto, ma non eliminato, dalla diversificazione. Ci sono altre insidie, come quella di non riuscire a vendere rapidamente le azioni se necessario, ovvero di farlo in forte perdita rispetto alla somma investita, o infine il rischio di cambio, ma solo se si scelgono valute differenti dall'euro. In conclusione, 3 curiosità. La prima borsa moderna nasce ad Amsterdam nel 1602, è al servizio della Compagnia Olandese delle Indie Orientali e rastrella fondi per gestire il trasporto del prezioso carico di merci dall'Estremo Oriente. Il New York Stock Exchange viene costituito 2 secoli dopo, nel 1817, all'11 di Wall Street. Oggi rappresenta il 45% dell'intero mercato azionario e vale oltre 50 trilioni di dollari. Però, alla fine del 2020, la capitalizzazione delle azioni globali è pari a 109 trilioni di dollari, è quasi una volta e mezza la ricchezza totale. Il debito mondiale in compenso è salito a 281 trilioni, 3 volte e mezza il PIL. Come diceva il tizio, più PIL per tutti!